Buongiorno, benvenuti sul mio canale Astro Tarotina. Oggi parleremo di un argomento di cui penso sentirete parlare per molti anni ed è un argomento particolare, cioè i pianeti lenti cambiano segno, cambiano elemento. Nel corso, diciamo nel triennio 2024-2026. I pianeti lenti, cioè Plutone, Nettuno e Urano, in ordine contrario, ma Plutone passa in Acquario, è già passato in Acquario nel 2024, Nettuno passa in Ariete nel 2025 e anche Urano passa in Gemelli nel 2025. Poi ci saranno gli aspetti retrogradi, torneranno indietro, comunque fanno l'ingresso, entrano in segni maschili yang. Quindi c'è proprio un cambiamento di paradigma e questo si ricollega ai video che sono già disponibili sul canale YouTube che portano sugli elementi. Troverete video sul fuoco, video sull'aria, video sull'acqua e video sulla terra, in cui ho descritto l'importanza di questi 4 elementi nella descrizione dell'universo, nella descrizione dell'essere umano e di tutto ciò che è vivo e del vivente, e anche naturalmente in astrologia e nei tarocchi. Ora, prima di continuare, le raccomandazioni abituali, cioè se mettete un pollice, attivate la campanellina di notifiche se questi video vi piacciono su YouTube, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, scrivetemi all'email mariacristina.astrotarot@gmail.com se volete, desiderate approfondire questi argomenti in maniera personale, e anche andate a scoprire il mio profilo Instagram. Dunque, noi sappiamo che fin dall'antichità gli astronomi hanno diviso gli oggetti, i corpi celesti, quindi che osservavano nel cielo, in astri fissi e nastri erranti. Gli astri fissi, le stelle, cioè le stelle sono quegli astri che non cambiano la loro distanza, la distanza fra di loro a seconda del periodo dell'anno o anche del giorno, e poi gli astri erranti che loro osservavano fin dall'antichità a occhio nudo, chiamati proprio erranti perché cambiavano la loro distanza e la loro posizione a seconda dell'ora del giorno e dell'anno. Questi corpi celesti sono quelli che noi osserviamo e studiamo quindi in astrologia: il Sole, la Luna, e ora ve li descriverò dal più veloce al più lento. La Luna, che mette circa 2 giorni e mezzo per transitare, attraversare un segno, quindi 28-29 giorni per fare il giro dello zodiaco. Poi abbiamo il nostro Mercurio, 88 giorni, poi abbiamo Venere, 4 mesi, Marte, 2 anni, e poi passiamo, questi sono i pianeti personali naturalmente, passiamo ai pianeti sociali, cioè che ci danno delle indicazioni sul nostro rapporto con le istituzioni, con le leggi, con le norme, e sono Giove, Giove che impiega quindi 12 anni per fare il giro dello zodiaco, e Saturno 29 anni e mezzo. E questo per arrivare quindi ai famosi pianeti lenti, con i quali ho cominciato questo video, chiamati anche transgenerazionali, chiamati anche transpersonali, chiamati anche collettivi, e sono Urano, Nettuno e Plutone. Urano, pensate, impiega 84 anni per fare il giro dello zodiaco, rimane circa 7 anni in ogni segno e rappresenta cambiamenti bruschi, l'avanguardismo, la fraternità, la libertà individuale. Nettuno, 165 anni circa per fare il giro, quindi per percorrere l'orbita, e che simboleggia l'inconscio, l'intuito, ma anche le dipendenze naturalmente. E poi arriviamo al nostro Plutone, che è l'ultimo, che impiega 248 anni per fare il giro dello zodiaco e che rappresenta la trasformazione, il magnetismo, la rigenerazione. Ora, in particolare noi qui parleremo di Nettuno che entra in Ariete. Eccolo qua, nostro Nettuno. Mi prendo la carta che lo rappresenta, e questa è la carta che rappresenta l'Ariete. Cioè Nettuno entrerà in Ariete il 30 marzo del 2025. Poi avrà movimento retrogrado, cioè a occhio nudo sembra che torni indietro,
quindi retrogrado in Ariete, tornerà indietro in Pesci dove è stato fino al 30 marzo 2025, ma poi per ritornare definitivamente in Ariete a partire dal 26 gennaio 2026, dove rimane fino al 2038-39. Quindi vedete che rimane veramente a lungo, 14 anni circa, sempre come abbiamo detto in un segno. Ora Nettuno, parliamo un attimino di Nettuno. Nettuno è un pianeta la cui esistenza è stata intuita. Infatti l'intuizione e veggenza sono due parole che sono legate a Nettuno. Fu intuita in quanto gli astrofisici, osservando l'orbita eccentrica di Urano, intuirono che il pianeta, quindi stiamo parlando di Urano in questo caso, doveva essere attirato dall'orbita di un altro pianeta e non solo da Giove e Saturno che erano vicino ad Urano. E grazie ai calcoli complessi di un matematico inglese, John Adams, ma soprattutto di un matematico francese, Urbain Le Verrier, ne fu appunto individuata l'esistenza nel 1846, anche se sembra che Galileo l'avesse già avvistato nel 600, senza però sapere bene che cosa fosse. Allora, Nettuno rappresenta in astrologia le profondità dell'inconscio, è legato alla divinità greca Poseidone, l'imperatore degli abissi, irascibile, vendicativo, simbolo delle forze oscure, misteriose e pericolose della natura, capace di generare delle creature meravigliose o mostruose, che veniva rappresentato come un uomo baffuto, potente, fisicamente forte, con un tridente in mano, che poi diventa il glifo del pianeta Nettuno. Nettuno sul piano simbolico in astrologia ci rappresenta l'intuito, la creatività, la spiritualità, ma anche l'inganno e anche la fuga dalla realtà. Ci può essere una tendenza a cedere ai sogni, ai pensieri illusori, può anche dare delle forme di dipendenza. L'ottava superiore di Nettuno, cioè Nettuno, scusate, è considerato l'ottava superiore di Venere, quindi legato comunque ancora di più a immaginazione, fantasia, forme d'arte, ispirazioni, visioni. E il compito di Nettuno è quello di rendere percettibile a noi un mondo che esiste, ma con il quale entriamo in contatto attraverso quello che viene definito il sesto senso. E che spesso questo mondo, che non è così direttamente visibile, non lo è a causa dei limiti che sono proprio dovuti, direi, all'ignoranza, cioè alla non conoscenza. Quindi questo pianeta Nettuno, che è il pianeta sì della spiritualità, ma se volete ci attira ipnoticamente verso un ideale. Direi che l'altra parola, intuito, ideale, veggenza, che è legato a Nettuno. A Nettuno può anche proprio ipnotizzarci, quindi anestetizzarci, quindi anche distaccarci da qualche cosa. Può essere anche legato allo scioglimento di schemi di pensiero obsoleti. E perché sciogliere questi schemi di pensiero obsoleti? Per portarci verso qualcosa di più alto, di più grande, con il rischio però, dato proprio dalla presenza di Nettuno, di lasciarci ingannare, di lasciarci trasportare da qualcosa di ambiguo, da qualcosa di irreale. Ora, per capire un po' meglio cosa significa il transito di Nettuno nei segni, per esempio andiamo a vedere cosa è successo quando Nettuno era in Capricorno, fra il 1984 e il 1998. Vediamo che ha esasperato l'idea di una produttività senza limiti. Nel passaggio in Acquario, quindi successivo, tra il 1998 e il 2011, che cosa è successo? Si sono disgregati dei regimi che fino a quel momento lì sembravano solidi, oppure ci sono state proprio delle innovazioni tecnologiche senza precedenti. Pardon. Ora,
stiamo uscendo in ogni modo dal transito di Nettuno in Pesci, quindi in cui abbiamo visto che questo Nettuno in Pesci, in cui era a casa sua, perché Nettuno in Pesci è veramente a casa sua, ha messo in crisi un'idea di felicità senza sforzo, un po' New Age se volete. Ci ha anche mostrato la forza della natura, quando la natura, i grandi fenomeni naturali, e anche ci ha mostrato come credere in maniera critica possa essere pericoloso, creando dei falsi profeti, false notizie, una specie di propaganda. E questo passaggio di Nettuno in Pesci, quindi dalla quale usciamo, ci ha portato proprio a che cosa? A sviluppare, a contattare, a esplorare delle emozioni forti, dei sentimenti forti, a entrare anche in contatto con l'idea di pietà e anche, perché no, usiamo la parola, anima, a risvegliare un desiderio di trascendenza, per esempio, il che però può aver portato comunque anche a un eccessivo distacco dalla realtà. Ma ora torniamo al nostro Nettuno che entra quindi il 30 marzo 2025, entra in Ariete dopo 164 anni. E come tutti i transiti rimane in Ariete circa 14 anni, quindi uscendone nel 2039, come abbiamo già detto. Ora, questo transito ci fa pensare a cosa? Ci fa pensare a un periodo, è in Ariete, ricordiamocelo, quindi è un periodo di grande energia, di grande dinamismo, nelle aree legate all'Ariete, come per esempio l'azione, l'individualismo, l'iniziativa. Nettuno, che porta un'energia sicuramente più sognante, più mistica, si scontra in questo caso con l'impulsività, il desiderio di azione dell'Ariete, creando, possiamo dire, sia una fusione che una confusione, per esempio. Questo dipenderà da noi, ritorna sempre il discorso anche della nostra responsabilità personale, del nostro grado di consapevolezza, della nostra coscienza, quindi una fusione tra idealismo e coraggio. La funzione di Nettuno, abbiamo detto, ma la ripetiamo, è di sciogliere, di far vedere oltre i confini del razionale, del possibile, della struttura cristallizzata, e questo alimenta, ripetiamo, anche le illusioni, tende ad esaltare, a enfatizzare, e sempre l'altra parola chiave di cui abbiamo parlato, proprio a portare verso un ideale. Per capirlo un po' meglio, ricordiamo qualche elemento base dell'Ariete. L'Ariete, che è un segno quindi primaverile, maschile, cardinale, comincia con l'equinozio di primavera, di fuoco, qui è un fuoco esplosivo, vulcanico, e governato da Marte, pronto a combattere per i propri ideali e a lottare per i propri ideali. Rappresenta proprio la nascita, l'uscita dal caos primordiale, la coscienza che afferma la sua volontà di esistere. Quindi il compito dell'Ariete che cos'è? È affrontare con creatività e coraggio l'avventura della vita, le sfide della vita. Quindi è in genere, insomma, l'Ariete carismatico, sincero, leale, anche generoso, può stancarsi in fretta e poi può essere preda della sua ira, no? Della sua impazienza. È un segno, è il segno proprio degli inizi, delle imprese coraggiose, ma anche, lo sappiamo, dei conflitti, delle guerre, spinto da un desiderio di emergere e di difendere ciò che per lui è importante. Quindi Nettuno, torniamo al nostro Nettuno in Ariete, che cosa potrebbe fare? Beh, portare l'attenzione su ciò in cui crediamo davvero, cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è vero, cosa è falso, cosa è fattibile, cosa non è possibile. Ci sarà probabilmente un confronto fra sogno, visione da una parte e realtà dall'altra, con il coraggio arietino di avviare, sempre secondo il segno dell'Ariete, qualcosa di nuovo. Cioè si assisterà probabilmente allo scioglimento di strutture, di sistemi cristallizzati, per andare verso qualcosa di nuovo, non per forza però ben definito. Si può dire anche che in questo periodo, cioè successivamente, in realtà Urano entrerà in Gemelli, anche vedremo,
più tardi in luglio. Ma se Urano in Gemelli tutto sommato si può trovare anche abbastanza bene, beh, Nettuno in realtà, che è, come dire, legato al sogno, all'intuito, beh, insomma, rischia di non trovarsi poi così tanto bene in Ariete, che è un segno per lui magari troppo grezzo, troppo individuale. Nettuno nei pesci si trovava a suo agio con il collettivo, con la compassione. Però possiamo anche dire che ciò che potrebbe piacere a questa Nettuno in Ariete è che l'impulsività di Marte può proprio incarnarsi al servizio dell'idealismo di Nettuno per attuare, come abbiamo detto, degli scioglimenti di strutture, cioè delle trasformazioni sul piano sociale e collettivo, senza però sapere bene quali saranno gli esiti, proprio perché Nettuno ha la caratteristica di avere dei confini incerti, poco chiari. Si parla delle famose nebbie di Nettuno. Ora, e per terminare, direi, l'ultima volta che Nettuno era in Ariete è stato nel periodo nel 1861-1874, e in questo periodo, storicamente parlando, che cosa abbiamo? Negli Stati Uniti abbiamo le guerre di indipendenza, l'acquisizione dei diritti e l'abolizione della schiavitù. In Italia abbiamo la spedizione dei Mille nel 60, la proclamazione del Regno d'Italia nel 61, periodo in cui, come questa volta, ci sarà anche Urano in Gemelli, quindi legato sempre a guerre, se volete, a conflitti purtroppo, però proprio per portare a un cambiamento dello statu quo. Analogamente, in questo periodo, l'ultima volta che che Nettuno era in Ariete, abbiamo assistito anche a Pasteur, che ha quindi messo a punto il fenomeno della pastorizzazione nel 1865, e anche nel 1969 la pubblicazione delle tavole degli elementi di Mendeleev, quindi nella chimica. Anche nel 1963 alla creazione della Croce Rossa in Svizzera. Insomma, vedete delle parti dove c'è conflitto per cambiare lo status quo, poi c'è anche compassione o comunque delle ricerche scientifiche, perché sappiamo che Nettuno è anche legato a una parte minima dei microbi, di queste cose. Comunque era per darvi un'idea. Quindi potrebbero essere sicuramente degli anni di grande liberazione collettiva, insisto ancora questo, dallo status quo, certo accompagnata da guerre, certo accompagnata da attivismo, da rivoluzione, ma anche da disillusioni. Ci potrebbe aiutare questo transito a rimettere in discussione una spiritualità un po' superficiale, potrebbe anche esserci utile per liberarci, aiutarci, non lasciarci sopraffare da un'alienazione del mondo virtuale. Perché se mentre Nettuno è in Ariete, nello stesso periodo abbiamo naturalmente il lungo transito di Plutone in Acquario, quindi ci saranno sicuramente si affronterà la tematica del corpo, la biologia, dell'anima, dell'etica, della cura dell'habitat. Potremmo anche dire forse trovare un modo più ecologico di vivere, per esempio. Certo che con Urano in Gemelli la tecnologia sarà molto 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 presente. Probabilmente ci porterà tutti a chiederci, avere le idee più chiare possibile su veramente quale per noi sono le cose, i principi fondamentali, importanti, qual è il nostro bene più grande, a non coltivare le illusioni, a chiederci per esempio cos'è veramente la bontà, l'empatia, a avere maggiore forza, coraggio, anche perché no, usiamo la parola carisma, quindi a indagare profondamente, onestamente, ciò in cui crediamo e perché ci crediamo. Durante questo transito lungo ci sarà anche un transito più breve, dal 2026 al 2028, di Saturno in Ariete. Lo so, sono dati un po' tecnici, però ne sentirete parlare molto nei prossimi anni. E quindi questo probabilmente aiuterà a chiarire tutta quella parte legata alle illusioni, alla spiritualità, e a chiarire meglio ciò in cui crediamo veramente.
E per terminare questa descrizione sono andata a cercare nei tarocchi, sempre di Marsiglia, ed è una proposta naturalmente, le carte che secondo me sono più legate a Nettuno, ma naturalmente questa è una proposta, andate a cercare voi stessi. Beh, naturalmente la luna, con l'immaginazione, la sensibilità, il sogno, ma anche le angosce, le illusioni, no? I sogni, le illusioni, una carta nettuniana. E poi una carta nettuniana potrebbe essere anche, perché no, l'appeso, la 12, proprio perché ci parla di sacrifici, ci parla di prove, ci parla di anche una certa passività da un certo punto di vista, cioè passività, più che passività, un lato più legato al sacrificio, l'idea un po' nettuniana, pescina. E poi questo Nettuno che è in Ariete, naturalmente per ispirarvi una carta o delle carte legate all'Ariete, ma ce ne possono essere altre naturalmente, questa è solo una piccola proposta che vi faccio. Beh, il carro, la 7, eccola qua, l'energia, il successo, la vittoria, il trionfo, la lotta, il potere, legata a Marte, cioè l'iniziativa, l'energia, proprio che ci si mette nello spirito di lotta. E per finire, forse sono stata un po' lunga, comunque la forza, che è una carta legata al leone, ma io la vedo anche legata da un certo punto di vista a Marte, cioè sia all'Ariete, quindi anche a Marte, sempre con usare la forza per che altro per portare a termine con coraggio e con determinazione. Qui ci vedo il coraggio di Marte. E poi vi ho annunciato anche un po' il passaggio di Saturno, questo Saturno che si congiungerà a Nettuno in Ariete, e Saturno naturalmente, come sapete tutti, è legato all'eremita, eccolo qua, quindi alla conoscenza, allo studio, a Cronos, al tempo, la necessità di capire in profondità la storia, il passato, la pazienza, la maturità e la saggezza. E quindi, per concludere questo video, come al solito vi propongo una pratica molto breve, cioè le 5 carte di cui vi ho parlato, o alcune altre carte che potete trovare voi stessi, che sono secondo voi legate a questo passaggio, lungo passaggio di Nettuno in Ariete, quindi c'è tempo di sentirlo venire e anche di osservarlo, e quindi di meditare, osservare queste carte e poi osservare cosa emerge da voi, sempre senza giudicare, avendo fiducia nella vostra capacità di collegare l'intuito e la logica, il ragionamento e il sentimento. E vi lascio con qualche parola che potrebbero aiutarvi in questa meditazione: l'inconscio profondo, la spiritualità, la lotta per ciò in cui si crede davvero, cercare di sondare il nostro inconscio, la nostra anima, per capire davvero ciò in cui crediamo, ciò in cui abbiamo fede. Detto questo, vi ringrazio per aver passato questa parte del vostro tempo con me. Grazie, grazie, grazie. Le solite raccomandazioni, quindi pollice se il video vi è piaciuto, attivare la campanellina delle notifiche, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, condividerlo, scrivermi a mariacristina.astrotarot@gmail.com se desiderate approfondire degli aspetti personali, e andare a scoprire anche il mio profilo Instagram in cui parlo di astrologia e di tarocchi. Grazie, grazie, grazie e alla prossima!